Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Besponsa Pfizer SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Besponsa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Besponsa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Besponsa? Besponsa è un farmaco a base del principio attivo inotuzumab ozogamicin, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Besponsa può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Besponsa 1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 flaconceno. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe MEG. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: inotuzumab ozogamicin. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: polvere per soluzione. Indicazioni. Besponsa è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta, LLA, da precursori delle cellule BCD22, positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia, PH+, devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosin chinasi, TKI. Posologia. Besponsa deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'utilizzo di medicinali antineoplastici e in un ambiente in cui siano prontamente disponibili le apparecchiature per la rianimazione. Nel considerare l'uso di Besponsa come trattamento della LLA a cellule B, recidivante o refrattaria, ha richiesta la positività basale del CD22 0%, usando un test validato e sensibile prima di iniziare il trattamento. Vedere paragrafo 5, 1. Per i pazienti con linfoblasti circolanti, si raccomanda prima della dose iniziale la citoriduzione con una combinazione di idrossiurea, steroidi e vincristina per ottenere una conta dei blasti periferici a 0,10-0,00 mm3. Prima della somministrazione, si raccomanda la premedicazione con un corticosteroide, un antipiretico e un antistaminico. Vedere paragrafo 4, 4. Per i pazienti con un elevato carico tumorale, prima della somministrazione si raccomandano premedicazione per ridurre i livelli di acido urico e idratazione. Vedere paragrafo 4, 4. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione durante e per almeno un'ora dopo la fine dell'infusione per monitorare sintomi di reazione da infusione. Vedere paragrafo 4, 4. Posologia. Besponsa deve essere somministrato in cicli da 3 a 4 settimane. Per i pazienti che procedono al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, HSCT, la durata raccomandata del trattamento è di 2 cicli. Un terzo ciclo potrebbe essere considerato per i pazienti che non raggiungono una remissione completa, CR, o una remissione completa con recupero ematologico incompleto, CRI, e una negatività della malattia minima residua, MRD, dopo 2 cicli. Vedere paragrafo 4, 4. Per i pazienti che non procedono all'HSCT, possono essere somministrati fino a un massimo di 6 cicli. Tutti i pazienti che non raggiungono una CR/CRI entro 3 cicli devono interrompere il trattamento. La tabella 1 mostra i regimi di dosaggio raccomandati.
Per il primo ciclo, la dose totale raccomandata di Besponsa per tutti i pazienti è di 1,8 mg/m2 per ciclo, somministrata in 3 dosi separate nei giorni 1, 0,8 mg/m2, 8, 0,5 mg/m2 e 15, 0,5 mg/m2. Il ciclo 1 dura 3 settimane ma può essere esteso a 4 settimane se il paziente raggiunge una CR o una CRIE/O per consentire il recupero dalla tossicità. Per i cicli successivi, la dose totale raccomandata di Besponsa è di 1,5 mg/m2 per ciclo, somministrata in 3 dosi separate nei giorni 1, 0,5 mg/m2, 8, 0,5 mg/m2 e 15, 0,5 mg/m2, per i pazienti che raggiungono una CR/CRI, oppure 1,8 mg/m2 per ciclo, somministrata in 3 dosi separate nei giorni 1, 0,8 mg/m2, 8, 0,5 mg/m2 e 15, 0,5 mg/m2, per i pazienti che non raggiungono una CR/CRI. I cicli successivi durano 4 settimane. Tabella 1. Regime di dosaggio per il ciclo 1 e i cicli successivi in base alla risposta al trattamento. Giorno 1, giorno 8A, giorno 15A. Regime di dosaggio per il ciclo 1. Tutti i pazienti. Dose mg/m2 0,8, 0,5, 0,5. Durata del ciclo 21 giorni. Regime di dosaggio per i cicli successivi in base alla risposta al trattamento. Pazienti che hanno raggiunto una CRC o CRID. Dose mg/m2 0,5, 0,5, 0,5. Durata del ciclo 28 giorni. Pazienti che non hanno raggiunto una CRC o CRID. Dose mg/m2 0,8, 0,5, 0,5. Durata del ciclo 28 giorni. Abbreviazioni. ANC uguale conta assoluta dei neutrofili. CR uguale remissione completa. CRI uguale remissione completa con recupero ematologico incompleto. A più, 2 giorni, far trascorrere almeno 6 giorni tra una dose e l'altra. B per i pazienti che raggiungono una CR/CRI e/o per consentire il recupero dalla tossicità, la durata del ciclo può essere estesa fino a 28 giorni, ovvero 7 giorni di intervallo senza trattamento a partire dal giorno 21. C. La CR è definita come 5% di blasti nel midollo osseo e assenza di blasti leucemici nel sangue periferico, pieno recupero della conta del sangue periferico, piastrine a 0 ien 100 a 109 L e ANC a 0 ien 1 a 109 L, e risoluzione di eventuale malattia extramidollare. D. La CRIA definita come 5% di blasti nel midollo osseo e assenza di blasti leucemici nel sangue periferico, recupero parziale della conta del sangue periferico, piastrine 100 a 109 L/ANC 1 a 109 L, e risoluzione di eventuale malattia extramidollare. È intervallo di sospensione del trattamento di 7 giorni a partire dal giorno 21. Modifiche della dose. La modifica della dose di Besponsa può essere necessaria in base alla sicurezza e alla tollerabilità dei singoli soggetti, vedere paragrafo 4. La gestione di alcune reazioni avverse da farmaco può richiedere sospensioni della somministrazione o riduzioni della dose oppure interruzione permanente di Besponsa, vedere paragrafi 4 e 4.8. Se la dose viene ridotta a causa di tossicità correlata a Besponsa, la dose non deve essere aumentata nuovamente. La tabella 2 e tabella 3 mostrano le linee guida di modifica della dose per tossicità ematologiche e non ematologiche, rispettivamente. Le dosi di Besponsa all'interno di un ciclo di trattamento, ovvero giorni 8 e/o 15, non devono essere interrotte a causa di neutropenia o trombocitopenia, ma le interruzioni del dosaggio all'interno di un ciclo sono raccomandate in caso di tossicità non ematologiche. Tabella 2. Modifiche della dose per tossicità ematologiche all'inizio di un ciclo di trattamento. Giorno 1. Tossicità ematologica. Tossicità e modifiche della dose. Livelli prima del trattamento con Besponsa.
La NC era 0 yen 109 L. Se la NC diminuisce, sospendere il successivo ciclo di trattamento fino al recupero della NC a 0 yen 109 L. La conta piastrinica era a 0 yen 50 a 109 La. Se la conta piastrinica diminuisce, sospendere il successivo ciclo di trattamento fino al recupero della conta piastrinica a 0 yen 50 a 109 La. La NC era 109 L e barra o la conta piastrinica era 50 a 109 La. Se la NC e barra o la conta piastrinica diminuisce, sospendere il successivo ciclo di trattamento fino a quando non si verifichi almeno una delle seguenti condizioni. Recupero della NC e della conta piastrinica almeno ai livelli basali del ciclo precedente, oppure recupero della NC a 0 yen 109 L e della conta piastrinica a 0 yen 50 a 109 La, oppure malattia stabile o migliorata, sulla base della valutazione del midollo osseopia recente, è la riduzione di ANC e conta piastrinica A considerata correlata alla malattia di base, non considerata come tossicità correlata a besponsa. Abbreviazione. ANC uguale conta assoluta dei neutrofili. La conta piastrinica utilizzata per la somministrazione deve essere indipendente dalla trasfusione di sangue. Tabella 3. Modifiche della dose per tossicità non ematologica in qualsiasi momento durante il trattamento. Tossicità non ematologica. Modifiche della dose. BOD/SO su altra tossicità epatica grave. Interrompere definitivamente il trattamento. Vedere paragrafo 4. Bilirubina totale 1,5 a ulne. Ast-bar alto 2,5 a uln. Sospendere la somministrazione fino al recupero della bilirubina totale a 0,1,5 a uln e di Ast-bar alta a 0,2,5 a ulm prima di ogni dose a meno che non sia dovuta a malattia di Gilbero-emolisi. Interrompere definitivamente il trattamento se la bilirubina totale non torna a 0,1,5 a uln o Ast-bar alt non torna a 0,2,5 a uln. Vedere paragrafo 4. Reazione da infusione. Sospendere l'infusione e iniziare un'appropriata gestione medica. A seconda della gravità della reazione da infusione, considerare l'interruzione dell'infusione o la somministrazione di steroidi antistaminici. Per reazioni gravi o pericolose per la vita, interrompere definitivamente il trattamento. Vedere paragrafo 4. Tossicità non ematologica di grado 0 yen 2A, correlata a besponsa. Sospendere il trattamento fino al recupero al grado 1 o ai livelli di grado pre-trattamento prima di ogni dose. Abbreviazioni. ALT uguale alanina aminotrasferasi. AST uguale aspartato aminotrasferasi. ULN uguale limite superiore della norma. BOD/SOS uguale malattia veno-occlusiva/sindrome da ostruzione sinusoidale. A grado di gravità in base ai National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCICTCAE, versione 3.0. La tabella 4 mostra le linee guida sulla modifica della dose a seconda della durata delle sospensioni della somministrazione a causa della tossicità. Tabella 4. Modifiche della dose a seconda della durata della sospensione della somministrazione a causa della tossicità. Durata della sospensione della somministrazione a causa della tossicità. Modifiche della dose. 7 giorni, all'interno di un ciclo. Sospendere la dose successiva, far trascorrere almeno 6 giorni tra una dose e l'altra. A 0 yen 7 giorni. Omettere la dose successiva all'interno del ciclo. A 0 yen 14 giorni. Una volta raggiunto un recupero adeguato, ridurre la dose totale del 25% per il ciclo successivo. Se è necessaria un'ulteriore modifica della dose, ridurre il numero di dosi a 2 per ciclo per i cicli successivi. Se una diminuzione del 25% della dose totale seguita da una diminuzione a 2 dosi per ciclo non è tollerata, interrompere definitivamente il trattamento. Prendere in considerazione l'interruzione permanente di besponsa. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Non è necessario alcun aggiustamento della dose iniziale in base all'età. Vedere paragrafo 5.2.
Compromissione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con compromissione epatica definita da bilirubina totale a 0,1,5 a limite superiore della norma, ULN, e aspartato aminotrasferasi, AST, barra alanina aminotrasferasi, ALT, a 0,2,5 a ULN, vedere paragrafo 5, 2. Sono disponibili informazioni di sicurezza limitate in pazienti con bilirubina totale 1,5 a ULN e AST-bar alto 2,5 a ULN prima della somministrazione. Sospendere la somministrazione fino al recupero della bilirubina totale a 0,1,5 a ULN e AST-bar alta a 0,2,5 a ULN prima di ogni dose a meno che non sia dovuta a sindrome di Gilbert-Emolisi. Interrompere permanentemente il trattamento se la bilirubina totale non torna a 0,1,5 a ULN o AST-bar alt non torna a 0,2,5 a ULN. Vedere tabella 3 e paragrafo 4, 4. Compromissione renale. Non è necessario alcun aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o grave, clearance della creatinina CLCR60, 89 ml/min, 30, 59 ml/min, 15, 29 ml/min, rispettivamente. Vedere paragrafo 5, 2. La sicurezza e l'efficacia di Besponsa non sono state studiate nei pazienti con malattia renale in stadio terminale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Besponsa nei bambini da 0 a 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Besponsa per uso endovenoso. L'infusione deve essere somministrata in 1 ora. Besponsa non deve essere somministrato come push-bolo endovenoso. Besponsa deve essere ricostituito e diluito prima della somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione e diluizione di Besponsa prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con malattia veno-occlusiva del fegato / sindrome da ostruzione sinusoidale, VOD / SOS, precedente confermata grave o in corso. Pazienti con grave malattia epatica in corso, ad esempio, cirrosi, iperplasia rigenerativa nodulare, epatite attiva. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente riportati. Epatotossicità, inclusa malattia veno-occlusiva del fegato / sindrome, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi clinici formali di interazione farmacologica, vedere paragrafo 5, 2. Sulla base dei dati in vitro, è improbabile che la co-somministrazione di inotuzumab ozogamicin con inibitorio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Besponsa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Besponsa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione in uomini e donne. Le donne in età fertile devono evitare la gravidanza durante il trattamento con Besponsa. Le donne in età fertile devono usare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Besponsa altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti potrebbero avvertire stanchezza durante il trattamento con Besponsa, vedere paragrafo 4, 8. Pertanto, si raccomanda cautela nella guida e nell'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comuni, a 0 e in 20%, sono state trombocitopenia, 51%, neutropenia, 49%, infezioni, 48%, anemia, 36%, leucopenia, 35%, affaticamento, 35%, emorragia, 33%, piressia, 32%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici in pazienti con LLA recidivante o refrattaria, le dosi massime singole e multiple di inotuzumab ozogamicin sono state 0,8 mg/m2 e 1,8 mg/m2, rispettivamente, per ciclo, somministrate in 3 dosi separate nei giorni 1, 0,8 mg/m2, 8, 0,5 mg/m2 e 15, 0,5 mg/m2. Vedere paragrafo 4, 2. I sovradosaggi possono causare reazioni avverse coerenti con le reazioni osservate alla dose terapeutica raccomandata. Vedere paragrafo 4, 8. In caso di sovradosaggio, l'infusione deve essere sospesa temporaneamente e i pazienti devono essere monitorati per escludere tossicità epatiche ed ematologiche. Vedere paragrafo 4, 2. La ripresa della somministrazione di Bespons alla dose terapeutica corretta deve essere valutata quando tutte le tossicità saranno state risolte. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, altri agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC, L01XC26. Meccanismo d'azione. Inotuzumab ozogamicin ha un ADC composto da un anticorpo monoclonale anti-CD22 legato in modo covalente a proprietà farmacocinetiche. Nei pazienti con LLA recidivante o refrattaria trattati con inotuzumab ozogamicin alla dose iniziale raccomandata di 1,8 mg/m2/ciclo. Vedere paragrafo 4, 2. L'esposizione allo steady state è stata raggiunta entro dati preclinici di sicurezza. Tossicità a dosi ripetute. Negli animali, i principali organi bersaglio includevano fegato, midollo osseo e organi linfatici con le variazioni ematologiche associate, rene e sistema nervoso. Altri cambiamenti osservati includevano: elenco degli eccipienti, saccarosio, polisorbato 80, sodio cloruro, trometamina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.